Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo simpatico cagnolino ad uncinetto. Io l'ho utilizzato per fare un portachiavi perché, come sapete, mi piacciono moltissimo e so che piacciono molto anche a voi. Ma con questo schema potremmo fare anche altre cose. Per esempio, potremmo utilizzarlo per fare un simpatico segnalibro. Potremmo aggiungere una catenella e magari una pallina dall'altra parte che rappresenta appunto la palla con cui gioca il cagnolino. Oppure, utilizzando questo schema singolo, quindi non a doppia faccia come lo facciamo oggi, ma singolo, potremmo utilizzarlo come applicazione per copertine, maglioncini, berrettini, quello che ci piace di più. Nella descrizione del video vi lascio i link alle playlist di tutti i segnalibri e di tutti i portachiavi che abbiamo fatto insieme finora. Questo progetto è facile, veloce e divertente da realizzare, quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5 in 2 colori, un uncinetto da 2 mm o 1,75 mm, un ago da lana, una forbice e un po' di ovatta. E se vogliamo farne un portachiavi ci servirà un anello portachiavi, un pezzetto di catena e una coppia di pinze. Per il tutorial userò un filo di lana un po' più grosso e un uncinetto da 2,5 mm. Iniziamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo montando 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lavorate le 11 catenelle, iniziamo a lavorare dalla seconda catenella dell'uncinetto e io lavorerò nel filetto dietro, questo che corre dietro le catenelle. Voi lavorate come siete abituati. Lavoriamo 9 punti bassi, quindi un punto in ogni punto. 2, 3. Lavorati i 9 punti bassi, rimaniamo con una catenella da lavorare. In questa catenella lavoriamo 5 punti. 1, 2 e per non far formare il buco giriamo il lavoro in modo che il nodino iniziale finisca dietro. Lavoriamo il terzo punto, 3, ed ora riportiamo il filo iniziale da questa parte e lo lavoriamo all'interno dei 2 punti che mancano, sempre nello stesso punto. Come se nascondessimo la codina. 4 e 5. In questo modo non risulta nessun buchetto qui in fondo. Ora lavoriamo 8 punti tornando indietro sulle catenelle iniziali. 1, 2, 3. Lavorati gli 8 punti, rimaniamo con un punto da lavorare. In questo punto lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. E questo è il primo giro. Ora lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro e partiamo dal primo punto e lavoriamo 3 aumenti, quindi per 3 volte 2 punti alti in ogni punto. 1, 2, 3.
Lavoriamo 11 punti bassi, 1, 2, 3, 11 e lavoriamo anche da questa parte 3 aumenti di punti bassi. E terminiamo il giro con 9 punti bassi. 1, 2, 9. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Questa codina l'abbiamo già nascosta, quindi possiamo tagliarla. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e partendo dal primo punto lavoriamo 10 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lavorati i 10 punti, lavoriamo un aumento, un punto e ripetiamo un aumento, un punto altre 2 volte. Un aumento, un punto, un aumento, un punto. Ora lavoriamo 10 punti bassi, 1, 2, 10 e lavoriamo anche da questa parte per 3 volte un aumento, un punto. Quindi un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Ed ora cominciamo a lavorare a righe. Lavoriamo una catenella, non giriamo il lavoro e partendo dal primo punto lavoriamo una diminuzione, quindi entro nel punto, porto fuori il filo, entro nel prossimo punto, porto fuori il filo e chiudo. 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una diminuzione. Entro, porto fuori il filo, entro, porto fuori il filo e chiudo. Una catenella, giriamo il lavoro e nel prossimo giro lavoriamo una diminuzione, 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 6 punti, un punto in ogni punto. Cinque, 6. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, una diminuzione, 2 punti, 1, 2 e una diminuzione, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga con 4 punti, un punto in ogni punto, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 2 diminuzioni. 1,
2. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E come questo pezzo ne lavoriamo un altro identico, ma non tagliamo il filo. Per le orecchie prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 11 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 8 punti bassi. 1, 2, 3 e terminiamo la riga con una diminuzione. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo una diminuzione e 7 punti. 1, 6, 7. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, nel primo punto lavoriamo un mezzo punto alto, un punto alto nel prossimo punto, un mezzo punto alto, un punto basso e un punto bassissimo. Facciamo una catenella e tagliamo il filo. Lavoriamo un secondo pezzo identico fino a lavorare il punto bassissimo ed ora appaiamo i due pezzi per unirli e li uniamo con un giro di punti bassi. Lavoreremo un punto basso in ogni punto, tranne in questo angolo in cui lavoreremo 2 punti bassi nel punto d'angolo per l'appunto per fare la curva. Quindi partendo dal prossimo punto prendiamo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro e lavoriamo un punto basso, avendo cura di lavorare nei punti corrispondenti davanti e dietro, e lavoriamo così tutto un giro di punti bassi. Sul lato dove non ci sono i punti lavoriamo un punto per ogni riga. E qui nell'angolo lavoriamo 2 punti in questo punto per girare. Possiamo lavorare 2 punti anche su questo angolo. E anche da questa parte lavoriamo un punto in ogni riga. Lavorato tutto il giro, tagliamo il filo un po' lungo per fare la chiusura invisibile. Estraiamo il filo, lo infiliamo in un ago senza punta ed entriamo nella catenella del primo punto basso che abbiamo lavorato e retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. In questo modo formiamo una nuova catenella e la chiusura non si vede. Sul retro facciamo un nodino su un filetto un po' nascosto . E nascondiamo il filo e tagliamo. E come questa orecchietta ne facciamo un'altra uguale con il colore più scuro. Per il naso prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 5 catenelle. 3, 4, 5. E iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso,
2 mezzi punti alti e nell'ultimo punto che ci rimane lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Ora lavoriamo 2 mezzi punti alti, tornando indietro sulle catenelle iniziali, e nell'ultimo punto lavoriamo 2 punti bassi. 1, 2, e tagliamo il filo un po' lungo per fare la chiusura invisibile. E facciamo la chiusura invisibile come abbiamo fatto per le orecchie. Abbiamo fatto 2 orecchie, il naso, una parte della testa e ho lavorato anche la seconda parte della testa e in questo caso, come abbiamo detto, non ho tagliato il filo. Ed ora vediamo come unirli. Lavorato quindi anche il secondo pezzo della testa, lo uniamo con il primo e mettiamo il primo pezzo sopra, così. E uniamo i 2 pezzi con un giro di punti bassi come abbiamo fatto per le orecchie. Quindi intanto una catenella e lavoriamo un punto. E con questo giro di punti cuciamo anche le orecchie, quindi prendiamo una delle 2 orecchie e le orecchie le mettiamo tra i 2 pezzi della testa. Quindi prendiamo il pezzo davanti, il punto dell'orecchio che vogliamo unire e il pezzo dietro. E solo dove uniamo le orecchie, anziché punti bassi, lavoriamo punti bassissimi, così. Possiamo unire l'orecchio per un punto, per un solo punto, come in questo caso, e così l'orecchio potrà muoversi, oppure per 2 punti, in questo caso l'orecchio diventa abbastanza fisso. Questo lo unisco con 2 punti, quindi un altro punto bassissimo. E adesso ricominciamo a lavorare tutto intorno un punto basso in ogni punto, come abbiamo imparato per le orecchie. E andiamo avanti così, un punto in ogni punto, unendo tutto intorno. Prima di completare tutto il giro, se vogliamo, riempiamo con un po' di ovatta. In questo modo mettiamo poca ovatta, giusto quello che basta per dare un po' di morbidezza. E proseguiamo. Uniamo anche il secondo orecchio e per il secondo orecchio io ho unito solo un punto, in questo modo l'orecchio resterà mobile. E terminiamo il giro. Qui in alto, se volete, potete fare 2 punti nei punti d'angolo in modo da formare una curva. Alla fine tagliamo il filo un po' lungo e anche qui facciamo la chiusura invisibile. Cuciamo il naso nella posizione che preferiamo con un pezzo di filo marrone chiaro, quindi entriamo da dietro, da uno dei fori della lavorazione. E usciamo davanti, lasciando una codina dietro per annodare quando avremo finito. E cuciamo dando dei punti visibili in modo da fare una cucitura decorativa. Così, molto semplicemente. E
una volta cucito tutto intorno, se vogliamo possiamo decorare un po' anche l'orecchio scuro, quindi diamo un ultimo punto e ci portiamo sull'orecchio. E anche qui diamo qualche punto, come ci piace di più, per creare una decorazione. Per esempio così. E quando abbiamo terminato portiamo fuori il filo dallo stesso foro da cui siamo partiti. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno della testa. E tagliamo. Ed ora con il filo scuro ricamiamo gli occhi, la bocca ed eventualmente anche un po' questo orecchio. E questo è il risultato. Questo è quello che abbiamo fatto insieme in lana e questo è quello in cotone. Per farlo diventare un portachiavi, come vi ho mostrato molte volte, utilizziamo un anello portachiavi, un pezzetto di catena e uniamo l'ultimo anello della catena a una delle maglie del lavoro. Con le pinze apriamo l'ultimo anello della catena, inseriamo l'ultima maglia della catena in uno dei punti della lavorazione e richiudiamo. E questo è il risultato. Io devo dire che trovo questo portachiavi super simpatico, spero tanto che vi piaccia, che lo rifacciate, è un progetto facile, divertente e veloce da realizzare. Se lo rifate, come sempre, aspetto di vedere i vostri capolavori, adoro vedere quello che fate e come sapete potete condividere le vostre foto con me creando un post sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è molto importante, e se vi va condividete il tutorial, in questo modo aiutate me e molte altre persone che potranno vedere questo schema. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e se siete già iscritte grazie mille. Come sempre vi ringrazio di aver seguito anche questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!